Saluti da Heavy Metal Heaven, dal nostro nuovo set ancora in allestimento. Oggi ospitiamo una band nostrana di culto, tornata dopo un lungo silenzio con uno stile rinnovato e un album non eccezionale, ma piacevolissimo. Tystnaden, ossia il silenzio in svedese. Un curioso nome per una band che suona un genere rumoroso come il metal. Eppure, proprio questo è stato il moniker scelto dal gruppo di oggi. Nato a Udine nel 1998, da allora è riuscito a scavarsi una propria piccola nicchia tra gli amanti del loro genere. Merito anche di un genere molto personale. Mescolava una base gothic metal sinfonico con varie influenze, spesso più pesanti, specie da groove e alternative metal. È ciò che ha animato i loro primi 3 album. Tuttavia, dopo Anima del 2012, pur senza scioglimenti ufficiali, la band è quasi sparita dai radar. Ci sono voluti ben 12 anni per vederla ricomparire. Risale allo scorso 13 settembre il loro quarto lavoro in studio, The Black Swan. Al suo interno, i Tystnaden hanno un po' cambiato coordinate rispetto al passato, virando con decisione sulla modernità. Per esempio, l'elemento sinfonico è quasi sparito e anche la componente gothic, seppur ancora presente in atmosfere e in alcune melodie, si è molto affievolito. Il genere dei friulani è ora un alternative metal cupo venato di elettronica, ma al tempo stesso emotivo, seppur non manchino puntate più cattive che a tratti rasentano il groove. In effetti, i 2 poli su cui The Black Swan si concentra sono da un lato i riff, spesso parecchio incisivi, di Giulia Juliet Coletti e del fondatore Cesare Codispoti. Dall'altro invece c'è la voce della cantante originale, Laura De Luca, tornata dopo qualche anno in line-up. Mai così al centro della musica del gruppo, riesce ad aggiungerle molto sentimento. Il risultato è un genere forse meno originale che in passato, ma che rimane comunque personale e non scontato. Ma anche a livello di composizione, i Tystnaden non hanno del tutto perso lo smalto dei tempi migliori. Sono ancora capaci di mettere in musica idee interessanti. Il problema di The Black Swan è tuttavia che non sempre i friulani ne sono in grado. A tratti l'ispirazione si perde e la band ripiega sulla propria esperienza. Ciò rende il disco un po' ondivago, con molte belle canzoni, ma anche alcune solo carine, nonché un filo ripetitivo alla lunga, visto la tendenza di certi stilemi a ripresentarsi. Sono problemi incisivi sul risultato finale, ma in fondo non troppo. A mantenere sopra la media il livello della scaletta ci pensano pezzi come per esempio Mo Kill, con un'impostazione più gothic e un bel ritornello catchy, oppure come Missed, con un impianto di riff cupo e potente, o ancora come la conclusiva Desire, semi-ballad intensa al punto giusto. I picchi assoluti di The Black Swan sono però Forsaken, grintosa e più alternativa rispetto al resto, con riff che rasentano il groove ma anche ritornelli belli e efficaci, e poi Broken. Tra momenti ombrosi, venature elettroniche più spinte che nel resto e chorus di grande intensità emotiva, sa colpire davvero a meraviglia. Anche per questi motivi, i già citati difetti e anche la presenza di un brano come Thorns piuttosto stucchevole condizionano il risultato finale solo fino a un certo punto. The Black Swan non sarà il disco dell'anno né il migliore mai prodotto dal gruppo, ma oltre a tracciare una nuova via interessante per i friulani, si rivela un buonissimo ascolto. Per chi ama l'alternative metal ed è alla ricerca di qualcosa di personale e godibile, si tratta di un lavoro da prendere in considerazione. Poi certo, forse dagli udinesi ci si potrebbe aspettare qualcosa di più, ma come punto di ripartenza dopo tanto silenzio, anche un disco del genere ci può stare. Quindi, che altro dire se non bentornati Tystnaden. Voto di Heavy Metal Heaven 79 su 100. Per oggi abbiamo concluso. Se ti è piaciuta la recensione puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!